Benvenuto. Oggi iniziamo a parlare della neuroplasticità. Abbiamo già, a dire la verità, registrato una sola pillola sulla neuroplasticità, ma questa volta iniziamo con delle storie della neuroplasticità. Prima di tutto, scusate il bisticcio di parole, ma apro una parentesi riguardo proprio la storia della neuroplasticità. Fino a qualche decennio fa, nella realtà dei fatti, quando si prendeva in esame il sistema nervoso, si considerava questo sistema come non modificabile. Quindi, una volta che l'educazione aveva improntato il bambino e il bambino era cresciuto, a quel punto le aree cerebrali non erano più modificabili. Qualunque tipo di danneggiamento avesse subito l'encefalo e il resto del sistema nervoso, non ci sarebbe stato più un grande modo di recuperarlo. Tanto è vero che, a dire la verità, questa è in realtà ancora attuale. Dal punto di vista clinico la riabilitazione non supera il mese. In un mese, dopo aver avuto per esempio un incidente cerebrovascolare, un ictus, quello che si è recuperato bene, ok, quello che non si è recuperato, addio, perché non si farà più nulla per poterlo recuperare. Le storie di cui iniziamo a parlare oggi sono tratte da un libro. Il libro è un libro di Norman Doidge. Norman Doidge si chiama Il cervello infinito. Si tratta di un collega che è stato particolarmente attratto dalle storie di cambiamento e siccome noi condividiamo questa passione, condividiamo anche con voi questi casi clinici. Prima una brevissima parentesi. Teniamo conto di una cosa. La neuroplasticità è un concetto assolutamente nuovo, come ho detto prima. Ora voi immaginate, tutte le volte che viene fuori nel mondo un'idea nuova che non era presente prima, deve avere un periodo di gestazione molto molto lunga. Innanzitutto perché bisogna che una mente umana la partorisca. Nella maggior parte dei casi più menti umane l'avranno partorita, ma a quel punto ci vuole almeno una mente che si trova nelle condizioni economiche, nelle condizioni storiche, culturali adatte per portare avanti l'idea, per poterla sviluppare, per poter iniziare i propri studi, ma anche una volta che l'avrà fatto bisognerà superare l'ostacolo dei tempi. A quel punto potrà cercare di pubblicare qualcosa, ma ciò che pubblica potrebbe essere considerato un seme sterile nell'ambiente e quindi quell'idea ancora avrà bisogno di anni ed anni prima di poter diventare un'idea condivisibile da altri esseri umani. Questo per dire che cosa? Il processo di gestazione è lunghissimo, lunghissimo, resistenze, 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 prima che poi arrivi al mondo degli studiosi, che gli studiosi la condividano e che non la boccino, che poi dagli studi si ampli sempre di più la possibilità di sperimentare, che poi dopo ancora tempo arrivi alle università, arrivi all'ambito della clinica, da lì arrivi ai pazienti. Per dire, la gestazione è veramente lunga. Adesso partiamo con il nostro caso. Dove siamo? Dunque, siamo in parte in Messico. George è uno studente di medicina, in Messico vive, il suo cognome Bach-y-Rita di fatto è un cognome, credo sia spagnolo. Messicano, spagnolo, le origini dovrebbero essere quelle. George Bach-y-Rita ha un papà, si chiama Pedro, suo padre. Suo padre vive a New York ed è un docente di una università, il City College di New York. Cosa succede? Nel 1969, quando Pedro ha l'età di 65 anni, Pedro ha un attacco di ictus, ha un ictus. E i danneggiamenti che riceve da questo ictus sono notevoli perché non riesce ad usare più il volto per le proprie espressioni, non riesce a parlare ed ha una paralisi di metà del corpo, quindi il danneggiamento sicuramente è importante.
A questo punto a New York lo curano con il classico mese, evidentemente già allora si faceva un mese di riabilitazione e da questo mese di riabilitazione viene fuori comunque una persona danneggiata. Per circa 2 anni Pedro rimane nel suo stato di danneggiamento finché il figlio George decide, quindi quando il papà ha 67 anni di età, di portarlo in Messico e lì, grazie anche al fatto che Pedro è piuttosto esile, viene descritto nel libro come una persona dalla corporatura esile, si riesce, un po' insieme al figlio, un po' con l'aiuto di un giardiniere di famiglia, si riesce a fare iniziare un percorso di riabilitazione. Quello che George pensa da studente di medicina è: ma come fa un bambino che non cammina a camminare? Inizia a gattonare e allora inizia a far gattonare suo padre. Il giardiniere lo tiene appunto in posizione carponi, lo fa gattonare e oltre a mantenerlo in quella posizione, il lato che non cammina, che non è in grado di utilizzare Pedro, viene appoggiato ad un muro. Quindi l'altro lato funziona. Quello che non funziona è appoggiato ad un muro e pian pianino nei mesi cercano di farlo gattonare. Ora non solo Pedro riuscirà a gattonare, ma riuscirà ad alzarsi in piedi e riuscirà a camminare, recupererà, anche se il periodo di lavoro non è stato nell'immediato post-ictus, ma a 2 anni di distanza. Non solo, questo è il percorso fatto affiancato dal figlio quando poteva e dal giardiniere. Ma c'è un altro percorso con esercizi quotidiani che Pedro porta avanti e che riguardano il parlare, lo scrivere e lo scrivere a macchina. Ed anche qua, andando oltre il mese di riabilitazione, 3 mesi, cominciano i primi risultati, i primi successi. Fatto sta che nel giro di 1 anno di esercizio continuo Pedro recupera nuovamente la possibilità di parlare, scrivere a macchina, di camminare e che cosa fa? Ritorna a questo punto, all'età di 68 anni, ritorna a New York a lavorare. Riprende il suo lavoro al City College di New York e rimane lì fino all'età di 70 anni. 70 anni va in pensione. Ma le cose non si fermano qua, perché a 70 anni non solo probabilmente continua a viaggiare, si risposa, pensate un po', si risposa e non solo, riceve un altro incarico in una università di San Francisco, che di fatto poi gli farà continuare ancora un periodo lavorativo. Ora, la storia straordinaria non finisce qua. Alla morte di Pedro, dicevo, siamo in California, c'è un altro figlio, Paul, il fratello di George. Paul Becchi-Rita è un neuroscienziato e in quel periodo una collega anatomopatologa, Mary Jane Aguilar, esegue un'autopsia su volere dei figli. Quindi, siccome si tratta di un neuroscienziato, quello che il figlio Paul vuole accertare è capire il danneggiamento che il cervello del padre Pedro ha ricevuto. A quel punto Mary Jane Aguilar effettua questa autopsia e si rende conto con sua grandissima sorpresa che il danneggiamento dell'encefalo era enorme. C'erano tante aree cerebrali che avevano sofferto a causa dell'ictus. Come era stato possibile allora che Pedro avesse potuto recuperare così tanto data l'area danneggiata? Mary Jane Aguilar è abituata chiaramente alla mentalità dei medici, quindi non si spiega, per lei è qualcosa che ha dell'incredibile, misterioso, non così altrettanto per il figlio di Pedro, Paul, perché essendo un neuroscienziato e studiando, e poi ne parleremo in un'altra puntata, studiando esattamente la neuroplasticità, si rende conto che qual è
diciamo il problema in nuce, il problema, la questione. E allora ne parlo un attimo, dopodiché concludo. La questione è questa. Il nostro cervello lo dovete immaginare come una rete autostradale. Il fatto è che noi, se consideriamo l'Italia e la nostra rete autostradale, diciamo che la utilizziamo tutta. Madre Natura, al contrario, ci ha dato tante, ma tante autostrade e strade che non sono normalmente utilizzate. Nel momento in cui una parte delle autostrade e delle strade che sono normalmente utilizzate crollano perché c'è stato un ictus, esistono delle altre strade che possono essere utilizzate, ma per poterle utilizzare abbiamo assolutamente bisogno di esercizio, quello che di solito noi non preventiviamo di fare. Ecco, successivamente spiegherò poi sempre di più quali sono i meccanismi della neuroplasticità. Per il momento ci basta questo. Concludo con le ultime due cose. Una è la nostra nuova frase, e cioè abbiamo il potere di fare del mondo un posto migliore, certo anche con queste pillole di registrazione. E poi dove siamo? Qui siamo in un laghetto dell'Alto Adige, il laghetto di Fie, che è un posto meraviglioso, a parte i giorni dove è particolarmente frequentato, quindi troviamo tanta gente, ci sono delle giornate in cui si sta benissimo, c'è una pace come oggi che è qualcosa di eccezionale. Quindi vi raccomandiamo eventualmente, se vi trovate in questa zona dell'Alto Adige, di fare eventualmente una. Siamo vicini tra l'altro allo Sciliar, che è proprio di fronte a me, voi non lo vedete, ma è proprio di fronte a me lo Sciliar con la sua punta, una delle sue punte principali, la punta Santner. Ecco, per questa volta è tutto. Se ti è piaciuto puoi cliccare mi piace, puoi condividerlo con gli amici se vuoi, e se vuoi rimanere aggiornato sulle nostre prossime pillole puoi iscriverti al canale cliccando sul logo che compare al termine della registrazione. Alla prossima!